Prima di farvi vedere il robottino andiamo a leggere insieme il manuale utente. Qua sopra dice: andiamo, suggerimenti importanti prima dell'uso, rimuovere eventuali oggetti dal pavimento che potrebbero impigliarsi nel robot aspirapolvere, come cacca di animali domestici. Calzini, panni, fazzoletti, giocattoli, cavi scivolosi e di alimentazione. Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere questo robot aspirapolvere Vistefly M303. È un robot che funziona da Dio perché ha una potenza d'aspirazione ottima, ma non è così smart e non è così intelligente come gli ultimi robot che abbiamo visto. Anch'esso può lavare i pavimenti e una cosa comodissima è lo spessore, veramente ristretto e può intrufolarsi un po' ovunque. Cosa molto interessante è la confezione di vendita, perché hanno fatto un ottimo lavoro, perché sono presenti tantissimi accessori, o meglio, tutti i vari filtri sono presenti nella versione doppia, così si ha la possibilità di sostituirli una volta usurati, perché non sempre gli accessori si trovano online, anche se i filtri EPA, basta guardare le dimensioni, online si riescono a trovare. Infatti i filtri sono disponibili nella versione aggiuntiva, quindi c'è un filtro in più sia per il serbatoio dell'acqua sia per il serbatoio della sporcizia, perché sono differenti con dimensioni differenti. Poi ci sono due strisce magnetiche per evitare che il robot oltrepassi determinate zone. Come vi dicevo, i serbatoi della spazzatura e del lavaggio sono separati, il telecomando con relative batterie, base di ricarica, spazzolina per la pulizia e fascette per sistemare al meglio i cavi. Loro inseriscono queste fascette perché dicono di andare a sistemare i cavi della propria abitazione, perché non devono essere in vista, però vabbè, dipende sempre da come avete questi cavi, se non ce li avete sparsi per casa. La base di ricarica è molto compatta rispetto alle altre, è sì comoda, ma può risultare scomoda perché è molto leggera. Quindi in dotazione ti danno gli adesivi 3M da attaccare sotto, così non si muoverà da lì. Però sinceramente a me applicare degli adesivi sul pavimento, metti che vado a cambiare il robot, non è che mi aggrada molto. E non è presente nemmeno il classico avvolgicavo sotto la basetta. È qui che servono le fascette per avvolgere i suoi cavi. Comunque il robot ha un diametro di 32 cm più o meno nella media per quanto riguarda le dimensioni, e come vi dicevo lo spessore di 7,6 cm, ed è veramente comodo perché si intrufola anche sotto al mio divano. Non tutti i robot aspirapolvere riescono a passare in quelle zone. La costruzione è buona, è interamente in plastica, ma come sempre utilizzano le finiture lucide, così attira un sacco di polvere, un sacco di sporcizia, e i robot aspirapolvere dovrebbero farli tutti bianchi, perché così neri, oltre a vedersi i graffi, infatti ogni tanto sbatte qui davanti, c'è qualche graffiettino. Vabbè, comunque è costruito molto bene, ma ogni 2 o 3 giorni dovete dargli una pulita anche a lui. Il robot è pronto all'uso una volta estratto dalla confezione, basta inserire solamente i 2 piedini qui sotto, le spazzoline laterali, scusate, e il gioco è fatto. Guardate sempre se la batteria è carica, altrimenti dovete dargli una bella caricata. Sopra ci sono i 2 tasti fisici, il tasto accensione se tenuto premuto, accensione o spegnimento, oppure quando premete, una volta che è acceso, inizierà ad effettuare la pulizia automatica. Poi c'è il ritorno alla base. Per il collegamento wifi bisogna premere entrambi i tasti e entrerà tra virgolette in pairing mode. Il contenitore della spazzatura, dimensione di 600 ml, può essere svuotato molto facilmente estraendolo con l'apposito tasto, e con la spazzolina in dotazione si può ripulire completamente, come anche il filtro. Il contenitore del lavaggio è leggermente differente perché presenta 2 vani, perché ovviamente intanto che lava aspira anche, quindi ha un contenitore leggermente più piccolo della spazzatura di 300 ml e può contenere fino a 330 ml di acqua. Io con la mia abitazione, anche riempendo il serbatoio al massimo, rimane sempre un bel po' d'acqua, quindi dipende da voi anche quanto andate a settare direttamente dall'applicazione o dal telecomando, quanta acqua utilizzare nel lavaggio. E il pannetto in dotazione, che sono 2, quindi ce n'è uno di scorta, va applicato semplicemente sul fondo del
contenitore. Oltre a questo si può anche ripulire la spazzola centrale, che io sinceramente la pulisco più o meno una volta al mese per rimuovere i classici capelli o peli intrufolati qui all'interno. Per collegarla con lo smartphone bisogna scaricare l'applicazione Tuya Smart dal proprio store, quindi sia su Play Store che App Store. Basterà effettuare una breve registrazione iniziale e come vi dicevo tenete premuto i due tasti presenti sul robot e seguendo le istruzioni sull'app andate a inserire il wifi della propria abitazione, la password, e lui rimarrà sempre collegato e accessibile dall'app. Poi se volete collegarlo anche ai vostri assistenti vocali basterà scaricare per Amazon la skill dedicata e automaticamente rileverà il robot e potete comandarlo anche con i comandi vocali, e stessa cosa per quanto riguarda Google. L'applicazione Tuya Smart è molto basilare, però diciamo funzionale. Potete visualizzare la batteria residua del robot o anche quando si sta caricando, lo stato, se è in funzione o meno, aggiornare il firmware se mai ci sarà un aggiornamento, programmare le pulizie giornalmente, settimanalmente, un po' come volete voi, e si può addirittura controllare l'usura dei componenti, però è una sorta di conteggio ore che farà lui automaticamente. Prima dell'avvio della pulizia dall'app si può settare l'efficienza di aspirazione su 3 livelli, si può fare anche dal telecomando, e come quella del lavaggio anch'essa su 3 livelli, però vi ricordo che durante il lavaggio la potenza di aspirazione rimarrà di default su normale. Per quanto riguarda le funzioni, sempre tramite app oppure tramite telecomando si possono settare differenti modalità di pulizia. C'è quella classica automatica che inizierà un po' a pulire a zigzag in questa maniera qua e praticamente usa sempre questo metodo per le pulizie. Poi c'è la modalità spot, che vi consiglio di portare manualmente il robot in un'area specifica dove c'è la sporcizia e lui in automatico effettuerà una spirale di 1,5 m circa di larghezza, e una volta finito entrerà in modalità standby e non entrerà, anzi, e non ritornerà alla base, quindi dovete portarcelo voi, oppure da telecomando o da tastino andate a settare il ritorno a casa. Poi c'è la modalità bordo che pulisce a fondo tutti i bordi della casa e poi qui tornerà automaticamente alla base. Oppure vi ricordo che tramite le frecce direzionali del telecomando oppure dell'app potete comandarlo un po' come se fosse il vostro giocattolino, quindi potete spostarlo un po' dove volete, e se volete portarlo in certe zone senza andare a estrarlo dalla batteria e portarlo in una determinata zona, usate le freccette. Come vi dicevo all'inizio, cosa mi ha stupito più di tutti? La potenza d'aspirazione. E quando sale sui tappeti attiva una sorta di auto boost per un'aspirazione massima. Vi ricordo che lui può salire su tappeti con un'altezza massima di 18 mm. Guardate quanta escursione hanno le gomme. E invece cosa non mi è piaciuto? Diciamo, non è che non mi è piaciuto nel senso che non è utilizzabile, però l'intelligenza artificiale non è all'altezza di altri robot. Certo, non si dovrebbe confrontare per esempio con l'ultimo robot che ho provato, il robot Shark, che è di un'intelligenza superiore rispetto a questo, ma costa anche il doppio. Quindi io fin da subito ho notato che questo robot gira praticamente senza una meta, senza una vera logica, non c'è la possibilità di vedere una sorta di mappa, perché lui una volta effettuata la pulizia si vede la mappa sull'applicazione che fa vedere dove ha pulito. Diciamo che lui gira praticamente fino a batteria scarica e pulisce anche le stesse zone più e più volte. Gira senza una logica se non con il classico zigzag della modalità automatica. Soprattutto per quanto riguarda il lavaggio non è il suo forte, perché una volta riempito il serbatoio dell'acqua lui effettua sì sempre il solito percorso, ma non evita tappeti, quindi vi consiglio di andarli a rimuovere manualmente, altrimenti troverete i tappeti umidi, e il panno sotto il serbatoio si inumidisce solamente nella parte centrale, quindi vedrete solamente una leggera striscia bagnata sul pavimento. Nulla di eccezionale, ma può risultare utile per vari lavaggi occasionali.
Comodissime le palette laterali perché sono molto grandi, quindi riescono ad inglobare il più possibile le varie sporcizie a distanza, e nell'uso l'ho trovato molto rumoroso, anche se loro dicono che è silenzioso, ma a mio parere effettua quel rumore non tanto da aspirapolvere, perché l'aspirazione non è così rumorosa, ma il rumore elettronico. Lateralmente ci sono le bocchette dell'aria che, se ci andate vicino durante l'uso, si sente un bel po' d'aria. Comunque, durata della batteria buona, direi assolutamente nella media, con una potenza di aspirazione settata su bassa coprirete 2 ore di utilizzo fino ad esaurirsi, ed 1 ora alla massima potenza, quindi durata assolutamente nella media. Ora, ricapitolando, non è assolutamente un cattivo robot, perché è comunque un aiuto in più nella propria abitazione, ma ormai sono talmente abituato al mio ultimo robot, che vi ho anche fatto vedere qui sul canale, che è decisamente una spanna sopra, senza contare che quello costa 360 euro. Confrontato con questo che ne costa la metà. Aveva un prezzo iniziale di 260 euro, che sinceramente per me erano tantissimi, e negli ultimi mesi è calato fino a 190 euro, acquistabile direttamente in questo momento su Amazon. Prezzo onesto per quello che offre, non completamente smart, ma ha una potenza di aspirazione veramente esagerata. Diciamo che questo VisteFly continuerò sì ad utilizzarlo, ma solamente come robot aspirapolvere, come lavapavimenti, direi non completamente bocciato, però è una funzione in più che c'è, ma non andrò ad utilizzarla perché dovrò spostare sempre cavi, tappeti e quant'altro, cosa che al mio vecchio Shark evitava automaticamente i tappeti, anche se quelli piccolini, insomma, ci passava sopra ugualmente. Insomma, se avete un budget ristretto, questo è un buon robot. Non ottimo, ma solamente buono. Diamoci un bel 7, 7,5 se vogliamo essere buoni, perché la potenza di aspirazione è top. Per qualsiasi altra informazione contattatemi pure, e alla prossima su YouWinBlog.